Subito dopo Azio, Ottaviano fu eletto console ininterrottamente, condividendo la carica con i membri più fidati della sua fazione. Nella sostanza, però, Ottaviano era divenuto di fatto il padrone assoluto dello Stato romano, lasciando così emergere il complesso problema relativo alla legittimazione di quello che era il potere personale del vincitore. L'esperienza cesariana aveva insegnato piuttosto chiaramente che il regime repubblicano stava finendo e il brutale assassinio di Cesare, purtroppo, aveva decretato, in un certo senso, il fallimento completo di un possibile disegno o progetto di ritorno alla Repubblica. Pertinente al riguardo è un passo di Cassio Dione nella storia romana, che riporta un fittizio dialogo tra Agrippa e Mecenate, uomo di cultura e di antica nobiltà etrusca, per quanto estraneo alla classe dirigente e senatoria. Agrippa avrebbe infatti voluto il ritorno alla Repubblica, laddove Mecenate, maggiormente lungimirante, non mancò di evidenziare la forza imminente di quel cambiamento epocale che già Cesare aveva intuito. Essenziali per comprendere meglio i fondamenti del potere augusteo sono le res geste da Augusto scritte verso la fine della sua esistenza e affisse poi in varie città dell'impero a scopo celebrativo, per alimentare meglio quell'alone carismatico che oramai avvolgeva colui che era diventato il primo uomo dello Stato romano. Nel capitolo 34 delle Res Geste, Augusto stesso dichiara che la restaurazione della Repubblica avvenne a cavallo del suo sesto e settimo consolato. Una moneta d'oro, resa pubblica recentemente e di datazione posteriore al sesto consolato di Ottaviano, nel 28 a.C., mostra una leggenda piuttosto indicativa. Ottaviano è infatti indicato come colui che ha restituito iura et leges, cioè diritto e leggi allo Stato. Dunque Ottaviano confermerebbe, anche se in apparenza, la ferma volontà di continuare, politicamente parlando, la strada delle tradizioni repubblicane. Nel 29 a.C., inoltre, Ottaviano fu tra l'altro insignito di 3 trionfi per celebrare le campagne dalmatiche, Azio e la vittoria in Egitto, fortunati eventi che sicuramente giocarono un ruolo di importanza cruciale nella realizzazione del progetto augusteo. Oltre alle res geste, che Mommsen ha definito la regina delle iscrizioni, autoritratto per antonomasia della personalità di Augusto, di notevole importanza sono i fasti prenestini, ritrovati a Preneste nel XVIII secolo e riportanti un calendario di festività statali associate a determinati eventi, con specifico riferimento alla data del 13 gennaio 27 a.C., giorno in cui, durante una seduta del Senato, Ottaviano rinunciò formalmente ai suoi poteri straordinari. L'architettura istituzionale da Augusto adottata si rivelò nella sostanza ispirata alla prudenza e al compromesso con la tradizione senatoria repubblicana, perseguendo la specifica finalità di riorganizzare uno Stato che fosse davvero funzionale alla nuova Roma. Il benessere del centro dell'impero dipendeva infatti dalla prosperità delle province, ragione per cui il governo augusteo volle da subito affrontare a 360 gradi e risolvere sul nascere eventuali problematiche relative alla gestione periferica, problemi che, se non risolti, avrebbero sicuramente compromesso la stabilità e l'equilibrio dello Stato stesso. Ottaviano dunque entrò nel suo settimo consolato nel 27 a.C., affiancato dall'amico e fedele collaboratore Agrippa.
Nella famosa seduta del Senato di quell'anno, quando Ottaviano fece atto formale di rinuncia ai suoi poteri straordinari, in cambio accettò un imperium proconsulare di 10 anni sulle province non pacificate: Spagna, Gallia, Siria, Cilicia, Cipro ed Egitto, pur conservando la magistratura consolare. Ma qualche giorno dopo, il Senato spontaneamente insignì Ottaviano del titolo di Augusto, un epiteto che lo dissociava di fatto dalla dimensione propriamente politica, per proiettarlo invece nella sfera sacra e religiosa. Gli vennero poi offerti nell'ordine la famosa corona civica intrecciata con foglie di quercia per essersi prodigato ai fini di salvezza pubblica, e uno scudo aureo poi appeso nell'aula del Senato, sul quale erano effigiate le virtù di Augusto: virtus, clementia, iustitia e pietas verso gli dei e la patria. Tale onore dello scudo venne poi ripreso in un'altra nota iscrizione ritrovata ad Arles in Francia, e simili copie furono altresì collocate in molte altre città dell'impero in una fase storica posteriore. Alla luce di ciò, nelle res geste, il princeps, considerati gli onori conferiti, non mancò di sottolineare che da quel momento in poi la sua persona aveva superato tutti in auctoritas, cioè in influenza, nonostante Augusto mai avesse preteso di possedere un'ufficialità maggiore di coloro che ricoprirono con lui le magistrature. Il Senato stesso celebrò pertanto tra il 28 e il 27 a.C. la restaurazione della Repubblica, anche se solo apparente. Analizzate nel dettaglio e nel loro complesso, le soluzioni politiche proposte da Ottaviano erano senz'altro astute, poiché restauratrici nella forma, ma innovative nella sostanza, da cui l'evidente cesura epocale che si rivelerà essere fondamentale all'interno della storia romana. Naturalmente è impensabile che il governo di Augusto si sia instaurato dall'oggi al domani, attraverso una rottura netta con la tradizione. Al contrario, è molto più realistico pensare ad un lento ma progressivo processo di definizione del nuovo Stato, scandito pertanto da continui ripensamenti e aggiustamenti che tuttavia rispondevano a loro volta ad una precisa logica di fondo, quasi a sottolineare che Augusto non aveva lasciato niente né al caso né all'improvvisazione. Il processo durò anni e pertanto ciò che agli occhi dei posteri può apparire rivoluzionario fu nella sostanza molto più articolato, così che il concetto stesso di impero romano, realisticamente parlando, può ritenersi senz'altro costituito e consolidato per tappe successive. Infatti, dopo Azio, sarebbe più giusto parlare di Augusto come princeps inteso alla stregua di primo cittadino, da cui l'età augustea in qualità di principato. Strabone, nella geografia, spiega in dettaglio i passaggi dei poteri dai magistrati repubblicani al princeps, analizzando le prerogative del titolo di imperator, che veniva ora conferito a vita per le vittorie militari e associato ad un potere personale autonomo che un tempo si esprimeva attraverso termini come re o dittatore, che identificavano di fatto cariche onorifiche a scadenza. Al titolo di imperator seguirono poi per Ottaviano la potestà tribunizia e il potere censorio, passaggio evidenziato anche da Tacito negli Annali, che illustra tale delicata transizione dalla Repubblica al Principato, accentuando proprio il processo di concentrazione dei poteri, nella fattispecie tribunicia potestas e imperium proconsolare, nelle mani di un'unica persona, dato, attestato e confermato anche da Cassio Dione nella sua Storia Romana. L'assunzione dell'imperium proconsulare e della tribunicia potestas,
ovvero i poteri militari e civili di un magistrato, facevano dunque sì che nelle province, ad esempio, i poteri di Augusto superavano quelli dei governatori. In aggiunta, Augusto si ritrovava nella posizione di possedere perfino più potere dei tribuni civili, di quali assumeva le prerogative ma non il titolo. Ricordiamo altresì che la potestà tribunizia era soggetta a rinnovo annuale, come attesta un'iscrizione dei Fasti Prenestini, in cui viene tra l'altro riportato che dopo il 21° anno di rinnovo ad Augusto fu anche conferito il titolo di padre della patria. Si giungeva insomma al compimento di un processo di personalizzazione della politica storicamente sovrapponibile alla spinta espansionistica di Roma, che per effetto della crisi sociale aveva reso possibile la peculiare ascesa di tutta una serie di politici e generali tardo-repubblicani il cui potere personale era stato fortemente influenzato e accresciuto dalla disponibilità di eserciti fedeli e dallo sfruttamento economico delle province. Strabone, nella geografia, non a caso instaura un parallelismo tra impero romano ed espansione, evidenziando come la situazione fosse profondamente cambiata e come un regime politicamente compatibile con l'organizzazione di una città-stato non sembrava più essere rispondente alle esigenze di ben più ampia portata che l'impero stesso e il suo concetto allargato necessariamente richiedevano. Inoltre, l'ultima Repubblica è profondamente segnata dalla nuova sistemazione dei rapporti tra Italia, Roma e Mediterraneo ed è pertanto in un tale complesso scacchiere geopolitico che dobbiamo inserire la carriera di molti personaggi del tempo. Augusto prima e i suoi successori dopo dovranno infatti provvedere all'inevitabile integrazione nel Senato di un'elite di persone di diversa provenienza geografica, per non parlare poi del grande potere acquisito dagli eserciti, che contribuì a velocizzare e a completare il passaggio da quella che in precedenza si definiva storia romana alla nuova storia dell'impero romano, tramite il raccordo del Principato Augusteo, vale a dire storia dei rapporti e della conseguenziale integrazione tra Roma, in funzione di centro del potere, e i territori politicamente soggetti all'urbe. Anche Tacito esamina attentamente il periodo storico e sociale che rese possibile il rovesciamento di regime, identificando 4 punti di forza. Da una parte esercito e veterani, ricompensati con lauti bottini di guerra e in alcuni casi attingendo al patrimonio personale di Augusto stesso, e dall'altra popolo e classi dirigenti, che desiderando la pace dopo tanta guerra non potevano che appoggiare in toto il programma augusteo. Bisognerebbe aggiungere poi i provinciali, che grazie all'efficiente operato dei funzionari imperiali avevano largamente beneficiato del mutato regime. Il cambiamento delle magistrature di età repubblicana fu di fatto completato. Svuotate nella sostanza dei loro poteri, le magistrature apparivano ora molto diverse dal periodo repubblicano e a ciò si aggiungeva la sfera di competenza specifica del principe. Il Senato poi, che nella tarda Repubblica aveva già subito una notevole trasformazione con il passaggio da 600 membri a più di 1000, fu ulteriormente modificato da Augusto, sebbene il suo intervento sul Senato avvenne in maniera graduale, favorendo l'accesso ad un'elite di provinciali romanizzati, molti dei quali provenivano dalla Spagna e dalla Gallia meridionale. Il numero fu fissato a 600 e come tale rimase fino al III secolo d.C.
Tra i senatori, inoltre, Augusto aveva prelevato un corpo più piccolo al fine di costituire una commissione speciale, della quale facevano parte Agrippa, un console, un pretore, un tribuno della plebe, un edile, un questore e 15 senatori con avvicendamento semestrale, organo quest'ultimo che ben presto divenne ufficialmente il Consilium Principis, ovvero il consiglio privato del principe. Molte iscrizioni documentano poi la rapida ascesa di cavalieri, senatori e personaggi vari durante l'età del Principato di Augusto. Le misure da Augusto adottate nel rinnovare il Senato si articolarono in 2 occasioni. La prima ebbe luogo tra il 29 e il 28 a.C. e la seconda durante il 18 a.C. Nel corso della prima occasione, in veste di console, Augusto si fece attribuire la potestà censoria e procedette alla lectio senatus, ossia alla revisione delle liste senatorie, espellendo le persone indegne, il cui censo era sotto lo standard. Nella seconda occasione, quella del 18 a.C., Augusto rese la dignità senatoria una prerogativa ereditaria. Ai tempi della Repubblica era stato infatti stabilito che chi possedesse un censo pari a 400.000 sesterzi, fosse libero ed esercitasse una professione degna, poteva legittimamente appartenere al ceto equestre. Perciò anche i figli dei senatori, almeno fino al loro accesso alla questura, erano considerati semplici cavalieri. I senatori si distinguevano inoltre dai cavalieri per aver intrapreso la carriera politica che gli consentiva di entrare nelle file del Senato, indossando sulla toga, per differenziarsi dai cavalieri, una larga striscia purpurea chiamata laticlavio a conferma del loro status. Nell'ultima fase della Repubblica, però, molti figli di cavalieri e senatori avevano abusato di questo diritto, portando la striscia senza essere membri del Senato, e fu per tale ragione che Augusto, ristabilendo le differenze dovute, proibì l'uso del laticlavio per i figli dei cavalieri e lo consentì ai soli figli dei senatori, i quali, pur rimanendo cavalieri, potevano quantomeno segnare la loro condizione. Venne poi innalzato il censo minimo per entrare al Senato, portandolo ad 1 milione di sesterzi, manovra che separò definitivamente i 2 ordini di censo. In taluni casi però Augusto poteva concedere, in via del tutto speciale, il diritto a entrare in Senato a chi non apparteneva a famiglie senatorie, servendosi di una procedura particolare, l'adlectio, se costoro avessero rivestito una determinata magistratura. I 2 ordini, così distinti, furono Ordo Equestris e Senatus. L'ordine senatorio risultava dunque composto da famiglie di senatori, la cui assemblea poteva reintegrarsi in modo consistente, mentre l'ordine dei cavalieri venne codificato al dettaglio attraverso vari senatoconsulti, ma l'intervento del principe, anche in questo caso, si rivelava determinante per accedere al ceto equestre. Il ritratto della nuova classe dirigente dello Stato finiva pertanto per articolarsi in amministratori, militari e civili e alti ufficiali dell'esercito. I cavalieri, inoltre, furono impiegati in ambito giudiziario e negli appalti pubblici, nonché in campo militare e amministrativo per compensare il numero insufficiente dei senatori quando richiesto. Perfino la magistratura consolare medesima mutò radicalmente. Accanto ai consoli ordinari, che entravano in carica a partire dal 1 gennaio, si aggiunsero altri 2 consoli che subentravano nel corso dell'anno. La pratica è attestata per la prima volta intorno al 5 a.C., lasciando così intendere che se i consoli si moltiplicavano, il loro periodo di attività di conseguenza si accorciava, ragione che spiegherebbe come mai, in epoca imperiale posteriore, sotto Caligola e Claudio, si attestano addirittura casi di consoli suffetti,
nello specifico 2 o 3 coppie di consoli che rivestivano incarichi della durata di 3 o 4 mesi. Possiamo schematizzare e sintetizzare la distribuzione delle classi sociali sotto Augusto nel modo che segue. Senato controllato dal principe. Alcuni senatori potevano ricoprire altresì incarichi posti sotto la giurisdizione di Augusto, come il governo delle province. Cavalieri si specializzarono negli appalti di servizi per conto dello Stato e divennero funzionari amministrativi del governo. Liberti erano gli amministratori del tesoro personale del princeps, che poi coincideva effettivamente con i beni statali per la maggior parte dei casi. Plebe legata attraverso elargizioni di grano, denaro e messa in scena di spettacoli, secondo la nota formula panem et circenses. Dal 27 al 25 a.C., Augusto, per cause di forza maggiore, dovette assentarsi da Roma, al fine di ristabilire la pace nella Gallia e nella Spagna settentrionale, dove Asturi e Cantabri mostravano ancora qualche titubanza nel piegarsi al dominio romano. Il principe cominciò così ad alternare periodi di permanenza in provincia e periodi biennali di presenza urbana, per sincerarsi e assicurarsi che in città tutto procedesse secondo i suoi piani, senza mai mancare di rispetto alle funzioni del Senato romano. Un problema insidioso si verificò tuttavia nel 23 a.C., tanto che alcuni storici parlano di una vera e propria crisi statale a causa di una congiura contro Augusto, ordita forse per odio verso il potere che il giovane nipote del princeps, Marcello, sembrava acquisire giorno dopo giorno, da cui il timore che Marcello potesse essere nominato successore di Augusto. La congiura fu comunque scoperta e i colpevoli giustiziati, sebbene lo stress e la tensione psicologica che ne derivò avevano fatto ammalare gravemente Augusto. Tornato in Spagna, il princeps ad un certo punto pensò addirittura di essere prossimo alla morte, evento che avrebbe gettato nel caos la città, innescando sicuramente un'altra guerra civile, giacché non si erano ancora trovate soluzioni sufficientemente adeguate al problema della successione, questione affrontata da Svetonio e Velleio Patercolo. Purtroppo Marcello morì prematuramente nello stesso anno, il 23 a.C., a Baia per cause naturali, laddove Augusto nel frattempo guarì dalla malattia, ma per lungo tempo convalescente dovette deporre il suo consolato fino al 5 a.C., per farsi poi rieleggere strategicamente nel 2 a.C., cogliendo al volo l'espediente della magistratura consolare per introdurre nella comunità cittadina i 2 nipoti, Caio e Lucio, figli di Agrippa e Giulia, che aveva adottato in precedenza. Con la cessione del consolato, Augusto perdette competenza giuridica nella conduzione della vita politica a Roma, ma nelle province nulla mutò. La situazione, talvolta poco tranquilla in alcune province, richiese da parte di Augusto una capillare riorganizzazione dell'impero che rispondesse prima di tutto ad esigenze di spiccata natura politica piuttosto che amministrativa, e così Augusto suddivise province imperiali e province del popolo romano. Nelle seconde, in quanto pacificate, era consuetudine inviare, secondo prassi repubblicana, proconsoli di rango senatorio, nominati per estrazione, la cui carica durava 1 anno con possibilità di proroga. Il numero canonico di queste province era pari a 10 e i governatori prescelti venivano coadiuvati nelle loro attività amministrative quotidiane da questori e piccole truppe ausiliari di supporto.
Le province che cadevano invece sotto la responsabilità di Augusto erano quelle non pacificate, cioè le terre di frontiera o di recente conquista, che all'inizio del principato di Augusto contavano 5 regioni per arrivare poi a 13 verso la fine. Il princeps affidava queste province ai legati Augusti pro pretore, scelti tra senatori di rango pretorio e consolare, ex consoli ed ex pretori, a seconda del numero di legioni assegnate a ciascuna provincia. I suddetti legati, subordinati all'imperium proconsolare di Augusto, detenevano un mandato che durava ufficialmente a discrezione del principe in virtù del suo imperium maius. I legati Augusti pro pretore governavano fondamentalmente la provincia e comandavano gli eserciti, ma non potevano riscuotere le tasse, imposte fondiarie e di capitazione, compito che spettava di converso a procuratori di rango equestre, coadiuvati da esattori privati. Cassiodione e Strabone illustrano molto bene la distinzione tra governatori ed esattori e come ci fossero differenze sostanziali perfino tra governatori e governatori, incarichi, modalità e durata del potere esercitato, il tutto confermato dagli editti di Cirene, databili intorno al 7-6 a.C., che tra l'altro attestano anche il coinvolgimento delle élite greche nell'amministrazione della giustizia. I governatori dovevano assicurare il gettito fiscale dei territori assoggettati, dimostrando pertanto la conoscenza dettagliata del numero degli abitanti del luogo, la loro posizione fiscale, i possedimenti fondiari e tutte le entità soggette a tassazione. Le iscrizioni ricordano ad esempio un tale Quinto Emilio II in qualità di responsabile del censimento di Apamea, svolto per ordine del legato di Siria Quirino, che è poi la stessa persona ricordata da Luca nel Vangelo, a proposito del censimento in occasione del quale Giuseppe e Maria dovettero recarsi in Giudea. L'Egitto invece costituiva un'eccezione nell'ambito delle province. Dopo Azio, la regione fu assegnata a un prefetto di rango equestre nominato da Augusto, che comandava a sua volta le legioni insediate sul territorio ed era responsabile sia dell'amministrazione provinciale che della giustizia. Augusto credeva di aver trovato quest'uomo in Cornelio Gallo, che si vide affidare ben 3 legioni. In Egitto furono ad esempio estesi i confini meridionali proprio grazie all'azione diplomatica del prefetto Cornelio Gallo e del vantaggioso accordo raggiunto con gli etiopi, ma è pur vero che Gallo, ad un certo punto, sembrò quasi ignorare la discrezione connaturata al delicato compito affidatogli. Pare infatti che Gallo si montò così tanto la testa da autoconvincersi di governare l'Egitto quasi fosse lui stesso un successore dei Tolomei, al che Augusto, irritato dall'arroganza di un uomo che comunque apparteneva alla sua cerchia di collaboratori più stretti e più fidati, fu costretto a deporlo, così come il legato della Macedonia, Licinio Crasso, parente del ben più famoso alleato di Cesare, accusato di eccessive aspirazioni di potere. Oltre alle province, naturalmente sia l'Italia sia Roma finirono sotto il mirino riformatore di Augusto. Sotto di lui Roma contava ormai 1 milione di abitanti e l'azione del principe si prefiggeva un duplice raggio di intervento, quello monumentale e quello relativo ad una maggiore razionalizzazione dei servizi.
In continuità con l'ideologia repubblicana, Augusto evitò di dare troppo rilievo alla propria residenza personale, ad eccezione delle onorificenze che il Senato gli conferì e al fatto che dopo la sua elezione a Pontefice Massimo, una parte della sua abitazione venne resa edificio pubblico, così da ospitare, in accordo alla tradizione, il sacro focolare di Vesta, di cui Livia era sacerdotessa. Accanto al Palatino, Augusto fece costruire un tempio dedicato ad Apollo, la sua divinità tutelare, ma la maggior parte degli interventi augustei riguardò comunque l'area del Foro Romano, dove Augusto portò a compimento i programmi edilizi in precedenza iniziati sotto Giulio Cesare. Nel vecchio foro, il principe fece costruire un tempio per Cesare divinizzato, menzionato altresì da Cassio Dione, di fronte al quale sorgeva una tribuna oratoria che Augusto aveva provveduto ad ornare con i rostri delle navi sconfitte. Infine, accanto al complesso del tempio e della tribuna, si trovava poi l'arco partico raffigurante le insegne di Crasso e Antonio da Ottaviano recuperate nel 19 a.C. Per la precisione, è tra il 22 e il 19 a.C. che il princeps riuscì a recuperare dai Parti, attraverso trattative esclusivamente diplomatiche, le insegne delle legioni di Crasso e di Marco Antonio. Gli emblemi, finalmente recuperati, furono trasferiti a Roma nel tempio di Marte Ultore e il negoziato sancì finalmente la definitiva pacificazione dell'Oriente, notizia testimoniata nella geografia di Strabone. Fu poi edificato un secondo foro, il Foro di Augusto, disposto ortogonalmente al Foro di Cesare, con il tempio di Marte Ultore appunto che spiccava al centro insieme ai suoi rilievi celebranti la gens Iulia e il suo capostipite, l'eroe troiano Enea. Altra area di interesse del principe fu il campo Marzio, luogo preferenziale per celebrare le gesta augustee attraverso immagini e iscrizioni. Davanti al suo mausoleo, inoltre, furono incise su pilastri di bronzo le res geste da Augusto stesso composte, di cui l'originale è andato perduto, nonostante sia stata conservata una copia proveniente da Ankara in Turchia, dove si apprende tra l'altro la notizia della trasmissione del testo medesimo in tutte le province dell'impero dopo la morte di Augusto, come dal princeps disposto nel suo testamento. Buona parte del ricordo delle imprese della famiglia di Augusto è affidato però indubbiamente all'Ara Pacis, simbolo di quella pace che Augusto voleva per Roma e per tutto l'impero. Una consistente parte di interventi cittadini furono altresì riservati al restauro di edifici pubblici. Augusto autorizzò la costruzione e le relative operazioni di ristrutturazione di palazzi nuovi e vecchi, acquedotti, terme, teatri e mercati, affinché l'urbe fosse dotata di svariati servizi di primaria utilità civica, in primis l'approvvigionamento idrico necessario a combattere gli incendi che insieme alle inondazioni flagellavano Roma regolarmente, richiedendo a tal fine la disposizione di tutta una serie di normative atte a tamponare le lacune del sistema legislativo precedente. Inoltre, la carestia del 22 a.C. indusse Augusto ad assumere la cura a None, con i propri mezzi finanziari naturalmente, ma nel 18 a.C. si decise di istituire un servizio stabile addetto al rifornimento granario delle province, ponendo a capo un prefetto di ordine equestre, il prefectus Annone. Per la prevenzione degli incendi, Augusto istituì invece un corpo aggiuntivo di vigili urbani organizzati in 7 coorti di 500.000 uomini a protezione dei 14 quartieri in cui Augusto aveva diviso Roma e che rispondevano agli ordini di un prefetto equestre come loro superiore.
Il governo dell'urbe fu invece attribuito ad un prefectus urbi, magistratura attestata nel digesto insieme a quella del prefetto dei vigili del fuoco, che con la prefettura della Nona, dell'Egitto e del Pretorio rappresentava uno dei vertici più importanti della carriera equestre. Augusto riformò l'Italia anche dal punto di vista amministrativo, poiché oramai, dopo la guerra sociale, molti cittadini italiani erano a tutti gli effetti romani. Suddivise così la penisola in 11 regioni a scopi censitari e pensò di migliorare il sistema stradale e le vie di comunicazione a fini militari, affidando la responsabilità del tutto a magistrati municipali che rispondevano ad un prefectus veiculorum. Durante il corso degli anni 19 e 18 a.C., Augusto ottenne nuovi poteri, principalmente funzioni di censore e privilegi da console, quali l'utilizzo delle insegne consolari, la sella curulis e i 12 lettori che portavano i fasci, ma fu l'anno 12 a.C. ad essere davvero terribile per Augusto. Dopo la sofferenza causata dalla morte prematura del nipote Marcello, l'animo di Augusto venne funestato altresì dalla morte di Agrippa e con la sua scomparsa il princeps non solo perdeva un valido collaboratore, ma anche il grande amico di tutta una vita. Ai collegi di senatori passarono prontamente le mansioni di edile ricoperte da Agrippa e tali collegi avrebbero dovuto assicurare approvvigionamento idrico, mantenimento di edifici pubblici e sacri, nonché la cura delle strade e delle rive del Tevere. Per finire, sempre nel 12 a.C., con la morte di Emilio Lepido, che rivestiva la carica di pontefice massimo, Augusto si vide conferire anche la carica del defunto Lepido, con la quale il princeps divenne perfino la guida legittima della vita religiosa di Roma e sarà per questo salutato come padre della patria da senatori, cavalieri e popolo successivamente nel 2 a.C. Altro campo di intervento di Augusto che è impossibile tralasciare fu l'esercito. Fino al 6 d.C. la paga dei soldati gravava sulla cassa dello Stato, l'erarium Saturni, dove andavano a confluire le imposte delle province. Quando i costi divennero però sempre più esosi, in un primo tempo Augusto cercò di sostenere il gettito utilizzando le risorse derivanti da eventuali bottini di guerra, nonché prelevate dal suo patrimonio personale, almeno fino al 6 d.C. Successivamente a tale data, il princeps propose di creare un erario militare appositamente finanziato con i proventi di una specifica tassa sull'eredità, o vicesima hereditatium, che accordava al soldato, una volta ottenuto un certificato di servizio onorevole, cioè la onesta missio, uno speciale premio di congedo. La creazione di un esercito permanente e di un legame di lealtà tra veterani e soldati rappresentò così una significativa e ulteriore innovazione che indubbiamente rafforzò le basi del potere di Augusto, il tutto descritto in dettaglio nella storia romana di Cassio Dione. Augusto, all'atto pratico, anche per quel che riguarda l'esercito, aveva la prima parola, non solo in termini di auspicia e ornamenta trionfalia, ma soprattutto per il fatto che, giuridicamente parlando, l'esercito era subordinato al princeps e come tale Augusto pretendeva il massimo dalle sue truppe. Le guerre di conquista in Spagna, nei Balcani e in Germania
richiesero enormi sforzi militari e causarono perdite ingenti e dolorose. Naturalmente, svariate epigrafi sepolcrali e iscrizioni alla base delle statue dimostrano in quale misura Augusto avesse sempre conferito ai meritevoli le dovute onorificenze militari, giacché ogni decorazione era una prova tangibile della capacità di successo militare del princeps stesso. Augusto pensò anche all'istituzione di truppe ausiliari di fanteria e di cavalleria, reclutate tra i popoli soggetti all'impero e comandate da ufficiali romani oppure da capi di tribù locali che a fine congedo ottenevano la cittadinanza romana. Questa fu anche la storia di Arminio, giovane germano, figlio di Sigimero, che a differenza di quanto si possa credere in apparenza, non apparteneva affatto alle classi sociali basse della società germanica, ma al contrario proveniva da quell'élite che i romani definivano ostaggi di lusso, ovvero quei barbari a Roma sottomessi e inviati poi nell'urbe per essere romanizzati e diventare in tutto e per tutto uomini utili a Roma. Arminio, insomma, faceva parte di questa schiera di barbari da romanizzare. Romanizzato e divenuto un ottimo soldato, alla fine nell'animo Arminio rimase sempre un germano e fu proprio lui, nella sostanza dei fatti, a tradire Varo per aiutare la sua gente d'origine nella tragica e nota disfatta di Teutoburgo in Germania, dove le legioni XVII, XVIII e XIX vennero massacrate senza alcuna pietà dai germani. La flotta romana, invece, stanziata a Ravenna e a Miseno, era sottoposta al prefetto equestre e, come i soldati, anche i marinai, una volta congedati, diventavano cittadini romani. Piuttosto significativi sono poi i successi di Augusto in politica estera. La chiusura delle porte del Tempio di Giano, da Augusto appositamente voluta dopo la spedizione in Arabia, dimostrava chiaramente che il princeps voleva a tutti i costi aprire ufficialmente una stagione di pace. In Oriente, infatti, Augusto preferì affidare alla diplomazia ogni questione lasciata sospesa e dopo Gallo, il secondo prefetto in Egitto, riuscì ad estendere i confini territoriali del regno egizio fino allo Yemen meridionale senza ricorrere alle armi, mossa che garantì a Roma le vie commerciali con i lontani territori orientali. Anche i confini con il regno partico rimasero stabili mediante trattative diplomatiche e si era tra l'altro venuto a creare un sistema funzionale di regni clientelari. La Giudea, con a capo Erode, la Cappadocia di Archelao e il Ponto di Re Polemone. Ciò significava per Roma assicurarsi la collaborazione di tutta una serie di stati cuscinetto che potevano rivelarsi molto utili per controllare a distanza regioni remote e poco urbanizzate. Di converso, gli scontri militari sembravano ora concentrarsi in Occidente, nello specifico Gallia e Penisola Iberica, finalmente pacificata nel 19 a.C., aggiungendo in area alpina occidentale i successi riportati dalle truppe romane sui salassi della Valle d'Aosta, con relativa fondazione di Augusta Pretoria, l'attuale città di Aosta. Sul confine renano e danubiano, invece, le vicende si alternarono. La conquista definitiva di Rezia, Vindelicia e Norico, quindi l'arco alpino centrale fino al corso del Danubio, fu infatti completata posteriormente tra il 15 e il 16 d.C. dai figliastri di Augusto. Tra il 14 e il 9 a.C. i Romani occuparono poi la Pannonia, l'odierna Ungheria e successivamente la Mesia, attuale Bulgaria, possedimenti che segnarono il definitivo consolidamento della frontiera danubiana. In Germania, di contro, le campagne militari furono un totale fallimento.
l'obiettivo era quello di estendere il dominio romano fino al fiume Elba, ma la ben nota disfatta di Teutoburgo nel 9 d.C. fece capire che l'impresa era impossibile. Le truppe di Quintilio Varo furono infatti letteralmente devastate a Teutoburgo dai Germani, tanto che si parlò di Clades Variana, sciagura di Varo, dove lo stesso generale morì insieme a 3 legioni e il suo corpo, tra l'altro, fu orrendamente oltraggiato. L'ecatombe di Teutoburgo, insomma, sembrò convincere i romani a fermarsi dove erano e negli anni successivi, infatti, non vennero più intraprese altre spedizioni in Germania. Pertanto, il confine rimase il fiume Reno. Molto più felice e produttiva della disfatta germanica fu l'età di Augusto dal punto di vista della cultura e della storia della letteratura latina, tanto che l'epoca augustea è a buona ragione considerata il periodo aureo o classico per eccellenza. Il genere predominante durante gli anni del Principato augusteo fu indubbiamente la poesia, nonostante sotto Augusto sia vissuto e abbia operato il più grande storico del momento, Tito Livio. Indubbiamente Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio e Ovidio sono stati gli autori più rappresentativi di allora. Virgilio in modo particolare, poiché con il suo poema, l'Eneide, inizialmente intitolato Augusteide, rivela un chiaro intento autocelebrativo di Augusto e del suo principato, in pieno stile propaganda di regime. Sulla letteratura di età augustea girano tutt'oggi molte voci che alluderebbero ad una forzatura degli intellettuali, quasi dietro la penna dei vari scrittori ci fossero Augusto e Mecenate a forzare appunto gli scrittori a celebrare il regime. In realtà non fu proprio così, dal momento che in tutti gli abitanti dell'impero, poeti compresi, l'aspettativa di pace e serenità dopo tante guerre e tante sciagure era particolarmente sentita e forte. Gli intellettuali che gravitavano attorno al circolo culturale di Mecenate, insomma, chi più chi meno, aderivano spontaneamente alla propaganda di regime, sebbene, oltre al circolo di Mecenate, vi fosse anche quello di Asinio Pollione, al quale ad esempio si erano legati tanto Tibullo, poeta noto per il suo disimpegno politico, quanto lo stesso Tito Livio, ironicamente chiamato da Augusto Pompeianus, poiché ideologicamente convinto che il principato non fosse la panacea di tutti i mali. Quindi da ciò si comprende che sotto Augusto esisteva ancora libertà di pensiero, fermo restando che Augusto era sicuramente un tradizionalista, aspetto che spiegherebbe l'esilio di Ovidio Attomi, considerato artista troppo licenzioso e sfrontato, anche se le reali motivazioni dietro l'esilio potevano essere ben diverse, e sembra infatti che il poeta fosse stato coinvolto in uno scandalo che vide protagonista Giulia, figlia di Augusto. Al principato di Augusto si associa altresì la celebrazione dei Ludi Seculares, tenuti a Roma nel 17 a.C., che secondo gli antichi riti tradizionali propiziavano la rigenerazione di Roma. In tale ambito si potrebbero includere perfino i giochi che si tenevano a Nicopoli ogni 4 anni sul luogo dell'accampamento di Ottaviano ad Azio per ricordarne la vittoria. Invece, in merito alla celebrazione della persona di Augusto, il suo nome, da un lato, fu inserito nelle preghiere del collegio sacerdotale dei Sali, il suo compleanno, dall'altro,
venne decantato sia pubblicamente che privatamente. Nelle province orientali addirittura il culto dell'imperatore divenne una vera e propria istituzione, la cui ricorrenza ricadeva insieme a quello della dea Roma, tanto che il nome di Augusto in Oriente si accompagnava all'epiteto alquanto evocativo di Sebastos, ossia venerabile, notizia confermata da Cassio Dione. In Occidente, tuttavia, il culto di Roma era affiancato a quello di Cesare divinizzato e si preferiva maggiormente dedicare templi o altari al genio di Augusto piuttosto che alla sua persona direttamente, fatta eccezione per la creazione di un altare presso Lugdunum, l'attuale Lione, i cui resti furono ritrovati in Germania, sul Reno e sull'Elba. Altri momenti di grande dolore personale si profilavano per Augusto. Infatti, gli adorati nipoti Lucio e Caio morirono per un tragico destino rispettivamente nel 2 e nel 4 d.C. Deposti all'interno del mausoleo i corpi di due sventurati giovani, Augusto volle ratificare una legge speciale nel 5 d.C. che legittimava la costituzione di nuovi corpi elettorali chiamati con il nome dei defunti nipoti, Caio e Lucio, e gli stessi candidati venivano proposti nel loro nome. Successivamente, Augusto restaurò la sede del Senato e richiese la costruzione di una basilica in nome dei nipoti scomparsi, Caio e Lucio, figli di Giulia e di Agrippa. Augusto, fin dai primi anni, si era preoccupato del problema della successione e della trasmissione dei suoi poteri. Con l'avanzare degli anni, la preoccupazione si faceva ovviamente sentire sempre di più. Da diverso tempo, il princeps si era guardato intorno, o per meglio dire, aveva cercato possibili eredi all'interno della sua domus. La pupilla era naturalmente Giulia, figlia avuta dalla prima moglie, Scribonia, ed essendo Giulia una donna, bisognava affiancarla ad un uomo, vale a dire al figlio della sorella di Augusto, Ottavia, madre di Marcello, notizia attestata in Velleio Patercolo, che scrive a proposito del matrimonio tra Giulia e Marcello come unione infelice, poiché purtroppo non portò al concepimento di nessun erede, giacché Marcello sfortunatamente morì giovanissimo. Fallì così il primo tentativo augusteo di nominare un erede. Ma rimasta vedova Giulia, per compensare alla mancanza di una figura maschile nelle vesti di coniuge, il padre Augusto pensò di darla in sposa ad Agrippa. Svetonio e Velleio Patercolo mettono in luce il problema della trasmissione dei poteri da Augusto al suo successore. Velleio nomina infatti la figura di Marcello, su cui Augusto aveva puntato in prima battuta, ma ricorda anche come la scomparsa prematura del giovane avesse spinto Augusto a ripiegare sul suo più fedele collaboratore e amico Marco Agrippa. Teoricamente, il problema dell'eredità non aveva motivo di porsi, poiché Augusto era un privato cittadino e i suoi poteri individuali e non trasmissibili ad altri. Nella pratica, però, era ben noto che uno Stato che si avviava verso una configurazione monocrate non avrebbe mai riportato indietro la Repubblica, quindi il problema prima o poi andava affrontato. I particolari poteri che il Senato conferì ad Augusto, insieme al suo carisma personale, contribuirono sicuramente a creare una forte auctoritas del personaggio, ma tali prerogative speciali ad Augusto conferite non costituivano comunque titoli che dopo la morte del princeps
potessero essere trasferite ai propri figli, come invece accadeva per le monarchie ellenistiche. Quindi ad un certo punto si profilò per il principe il problema della successione come grave ostacolo ai piani di Augusto, che aveva avuto una sola figlia, Giulia, la quale per forza di cose doveva andare in sposa ad un uomo importante per creare una linea ereditaria, e con il povero Marcello questo non era accaduto, da cui la scelta di Agrippa come sostituto. Augusto pensò bene di integrare la propria famiglia nel nuovo sistema politico e nella propaganda ideologica, celebrando l'ascendenza divina dei suoi capostipiti, Venere ed Enea, per riprendere così quella consuetudine di nobilitare gli antenati che era tipica della vecchia aristocrazia romana. Augusto elaborò insomma una vera e propria strategia dinastica affinché chiunque avesse voluto imparentarsi con un uomo che aveva Venere tra gli avi avrebbe anche dovuto dimostrare necessariamente di essere in possesso di tutti i requisiti ideali per entrare in quella famiglia. L'erede prescelto, naturalmente, sarebbe stato facilitato nella carriera politico-militare, per ricoprire poi un ruolo singolare nella Repubblica e poi, tramite una carriera magistratuale abbreviata e l'attribuzione di poteri straordinari sul modello di Augusto, ossia tribunicia potestas e imperium proconsulare, tale eletto sarebbe infine divenuto il nuovo princeps. Ecco perché Giulia sposò in prime nozze il nipote di Augusto, Marcello, figlio di Ottavia, e fu così che il princeps riuscì finalmente ad inserire un maschio nello scacchiere della Domus Augusta, accelerando le relative procedure, dato che nel 23 a.C. Augusto si era ammalato in Spagna e temeva di morire. Ma come sappiamo, se il princeps sembrò poi riprendersi, al contrario, prematuramente e per ironia della sorte beffarda, morì il giovane Marcello. Augusto dovette pertanto riorganizzare tale secondo matrimonio tra Giulia e Agrippa, che a sua volta divorziò dalla prima moglie per sposare la figlia dell'amico e ricevere l'imperium proconsolare e la potestà tribunizia. Dal loro matrimonio nacquero Caio e Lucio, ma nel 12 a.C. Agrippa morì. I ragazzi erano ancora piccoli e Augusto si sentì in dovere di trovare per loro un patrigno e un nuovo terzo marito per Giulia, pensando di rivolgersi alla moglie Livia, che era stata in precedenza sposata e aveva avuto 2 figli dal primo marito, Claudio Tiberio Nerone, ovvero Tiberio e Druso. La scelta ricadde su Tiberio. Come per Agrippa, Tiberio divorziò dalla moglie ufficiale per sposare Giulia e ricoprì il consolato 2 volte, fino al conferimento della potestà tribunizia anche in seguito al suo trionfo nelle campagne militari germaniche. Ad un certo punto però Tiberio si ritirò inspiegabilmente dalla vita politica romana, forse a causa dei cattivi rapporti con Giulia, dalla quale chiese il divorzio ufficiale dopo la morte prematura dei piccoli Caio e Lucio. La separazione fu inevitabile, poiché Giulia era stata condannata all'esilio dal padre stesso per via del suo comportamento libertino, i suoi numerosi amanti e i vari scandali che offendevano le leggi sulla moralità dallo stesso Augusto approvate, e ovviamente lui, in qualità di capo di Stato, doveva dare il buon esempio. Augusto, in ultimo, chiese a Tiberio di adottare Germanico, figlio di suo fratello Druso, anche se Tiberio aveva un figlio proprio, di nome identico, ma spesso denominato Druso minore, proprio per non confonderlo con lo zio morto in Germania. Tiberio adottò dunque Germanico e contemporaneamente Augusto adottò Tiberio, al quale vennero attribuite potestà tribunizia e imperium proconsulare. Nel 13 d.C. gli venne inoltre conferito un imperium pari a quello di Augusto, dando chiara prova che Tiberio sarebbe stato il successore, e dunque
il problema della successione sembrava ormai risolto per il principe. Il pensiero della morte aveva costantemente accompagnato Augusto, anche perché la sua salute era sempre stata cagionevole. Si ritiene che già un anno prima di Azio, dunque nel 32 a.C., Augusto fece costruire un monumento funebre fuori dal confine sacro della città, nel campo Marzio, destinato ad ospitare poi non solo le proprie spoglie, ma anche quelle di tutta la sua famiglia. Purtroppo le prime ceneri depositate nel Mausoleum Augusti furono quelle del povero Marcello, nipote di Augusto, prematuramente scomparso a 19 anni di età, seguito, come sappiamo, da Agrippa, Caio e Lucio. Iscrizioni narranti le loro gesta ornavano il muro perimetrale del mausoleo, che cambiò varie volte aspetto più avanti nel corso del tempo. Nell'anno 11 a.C. comparvero poi, sulla piazza antistante, 2 obelischi di provenienza egizia e 2 pilastri di bronzo quadrangolari, per ospitare, dopo la morte del princeps, ciascuno su 3 o 2 lati, il testo delle res geste. Il mausoleo era un chiaro monumento politico della famiglia del principe e il contesto architettonico e topografico relativo alla costruzione mirava strategicamente a rafforzarne la valenza politica. Intorno al sepolcro, Augusto richiese nello specifico la presenza di vasti parchi per indurre il pubblico a soffermarsi, osservare le iscrizioni, le statue e i trofei delle vittorie. Quando il principe era tornato dalla Gallia, inoltre, fu il Senato stesso a spingere per la costruzione dell'Ara Pacis, opera architettonica che modificò l'intera area del mausoleo, seguita poi dall'installazione di un gigantesco orologio solare, oggi collocato davanti al Parlamento. Nel 13 d.C. Augusto avvertiva che la morte era prossima e allora riunì un collegio di 20 senatori per discutere di importanti questioni statali e per legittimare a tutti gli effetti la successione a Tiberio, il quale a sua volta avrebbe dovuto passarla a Germanico. Nel 14 d.C. il princeps accompagnò Tiberio che partiva per l'Illirico e si fermò a Benevento per raggiungere poi Nola, dove il padre biologico, Ottavio, era morto. A Nola Augusto morì e le sue spoglie furono trasportate a Roma in un lento corteo funebre. Il giorno del funerale, dalle 2 tribune degli oratori, Tiberio e Druso Minore recitarono solenni discorsi funebri e la processione si diresse in seguito al campo Marzio per procedere alla cremazione di Augusto. E sembra addirittura che in quell'occasione fosse girata la voce di un prodigio. Quando le fiamme si levarono alte dalla pira, un'aquila si alzò in cielo, visione quest'ultima confermata perfino da un senatore sotto giuramento, che dichiarò di aver visto l'anima di Augusto assurgere al cielo. Il principe venne così divinizzato, legittimando l'edificazione di un tempio per le relative pratiche religiose ufficiali, insieme alla costituzione di un nuovo sacerdozio che avrebbe dovuto celebrare il culto del principe divinizzato. 5 giorni dopo la cremazione, i resti di Augusto, raccolti da Livia, furono depositati in un'urna di marmo posta al centro del mausoleo, stabilendo che da ora in avanti tutti i successori del principe sarebbero stati chiamati Augusti e pertanto il nome di Augusto
divenne ufficialmente un titolo onorifico attribuito ad ogni imperatore. Augusto regnò per 45 anni, calcolando l'arco temporale a partire dalla battaglia di Azio, e di certo vi fu chi acclamò il suo operato, ma anche chi lo contestò. Tacito, negli Annales, dà la parola ad amici e nemici di Augusto, i quali non mancano occasione di fare riferimento alla crudeltà del principe, dimostrata in varie occasioni, così come alla sua astuzia e alla sua bramosia di potere, specie durante il periodo del triumvirato. Nessuno però, anche i critici più severi, sembra aver mai contestato la sua opera di rifondazione della res publica attraverso ciò che sostanzialmente fu una monarchia. Considerando poi il valore politico assegnato alle province e la pacificazione dell'impero, era abbastanza chiaro che qualsiasi successivo uomo di Stato, per quanto valido, avrebbe inevitabilmente incontrato parecchie difficoltà a confrontarsi con Augusto e il suo mirabile operato.